Salve, oggi vediamo il Leg Shape Aria XT7 distribuito per l'Europa da T-Evolution e non Fantech, che la Fantech distribuisce e produce per il mercato asiatico, insomma, dell'est. Scusate qualche peletto. Forse uno dei migliori Egg Shape al momento, insieme al Qatar Elite di Corsair, che abbiamo già visto, e voglio farvi vedere una scatolina, piccolo unboxing veloce, perché ci sono queste aziende, fortunatamente, che nonostante i costi non siano altissimi, perché si trova sui 60 euro, anche cercandolo un pochino, 60-65, e è un mouse che ha anche ottime specifiche. Vediamo che in confezione troviamo anche i piedini di scorta, gli adesivi per evitare che scivoli, i classici stickers e la doppia cover con lo shape diverso, facilmente sostituibile. Devo dire che lo preferisco intero, magari con qualche grammo in più, perché non avendo i fori chiaramente c'è qualche grammo in più, però ecco, a livello di sensazione mi piace di più. Infatti rimetto via quella forata. Ho voluto fare questo piccolo unboxing perché è a dimostrazione che, come abbiamo visto, l'ultimo mouse testato e recensito era il Pulsar, non c'era nemmeno pedini di scorta, e insomma, per 100 euro e con una qualità decisamente bassa, per 100 euro insomma ci si aspetta di più che invece che su questo. E invece qui troviamo un buon bundle presentato un buon bundle e con una buona confezione, anche qui però la plastica si poteva evitare. E detto questo, non è un mouse di una qualità estrema, però devo dire che mi trovo bene, mi piace tra l'altro lo shape, mi piace il fatto che si possa tranquillamente poggiare le mani qui, si arriva bene a tutti i tasti. Come abbiamo sentito, qualche problemino anche sulla rotellina si comincia a sentire dopo una quindicina di giorni di utilizzo, 10-15 giorni di utilizzo. Però ecco, un mouse che si presenta con un 33, sensore 3395, PTFE bianchi, non ha grosse controindicazioni, tutto è rapportato al prezzo. Per me si può anche sia Bluetooth che 2.4 wireless, e sinceramente è un mouse che è da tenere molta considerazione. Non so a lungo andare quanto sarà, l'unica cosa che, come al solito, vediamo che purtroppo abbiamo i problemi, come al solito si trovano qua, ma non è, purtroppo questo succede anche in mouse molto più costosi. Tasti ballano e la corsa è molto molto lunga, così come i tasti laterali che rientrano anche dentro il corpo. Si sa, il classico bilancerino che non garantisce, anche se ha il blocco a fine corsa, però insomma. Comunque, insomma, rapportato al costo, diciamo che qui ci può stare di non avere un mouse perfetto. Purtroppo è troppa la corsa, veramente tanta. Comunque, come Egg Shape non è che abbiamo tanto nel panorama odierno, per cui questo ci si incastra benissimo a un prezzo ragionevolissimo, minore del Qatar, che ha più qualità, però devo dire che il suo lo fa alla grande. È molto carino a vedersi, per le impugnature 19 cm x 10 la mia, claw senza alcun problema, finger anche, palm magari forse se si ha una mano leggermente più piccola della mia si può impugnare anche palm, però diciamo che come impostazione io direi claw finger senza problemi. Shape, come vediamo, è abbastanza piatto, permette l'appoggio della mano
polpastrelli, no polpastrelli, qui per mettere appoggio qui sopra. A me non dispiace, purtroppo abbiamo questo problema della corsa dei tasti, e per la considerazione finale non ha il click destro, sì, non si capisce, forse sì. Per la considerazione finale farò un test in game e vediamo come si comporta. Come al solito però mi trovo spesso, quando ho un mouse con questa corsa, che tante volte mi muovo e premo in maniera appunto sbagliata se devo premere in punti precisi. Comunque questo è un problema mio di mala abitudine. Una cosa su cui veramente sono rimasto stupito è la velocità del mouse, e non lo so, passando dal pulsar a questo mi sembrava aver raddoppiato le frequenze. Veramente un mouse velocissimo. Ho controllato, non ha accelerazione del sensore, per cui è così, è solo un'implementazione loro sul sensore 3395 pixel che lo rende molto molto veloce. Mouse molto reattivo davvero. Peccato che si perda su questo discorso dei tasti. Comunque ora lo vado a provare in gioco e vediamo come si comporta nel suo ambito naturale. Vado a giocare. Ciao! Passiamo alla sezione in game, e devo dire che qui mi è piaciuto davvero. E quello che la sensazione che avevo sia in desktop che uso è che fosse un mouse molto veloce. Non so il perché, però veramente risulta reattivo come pochi. Sembra quasi davvero che abbia un polling rate altissimo e che sia più veloce degli altri, non so. E purtroppo tutta questa velocità e questa reattività si perde con la corsa dei tasti, dove si ha un mouse che è veramente veloce, un sensore che si comporta e non ha accelerazione, che si comporta davvero in maniera molto reattiva. Quello che poi perdi è quando devi fare 2 clic e devi farti tantissima strada, ed è veramente un peccato, perché il mouse veramente è validissimo. Mi è piaciuto davvero. Peccato solo questa cosa, peccato anche che alla fine manca quel filino di qualità, però ecco, non siamo di fronte a un mouse da 150 euro, siamo un mouse che costa la metà e forse si trova spesso anche a meno di 45 euro. E devo dire che per questa cifra qui mi è piaciuto davvero. Per chi è amante di questa forma, e anche per me che non sono così un appassionato dello head shape, è stata veramente una bella rivelazione, soprattutto in game. C'è poco altro da dire, il mouse è ben fatto, ha qualche problemino di qualità, però insomma tiene bene, perlomeno per ora, anche se la rotellina inizia a fare un rumorino strano, comunque tiene discretamente, diciamo, costa il giusto, ha 2 scocche anche non forata per chi lo vuole, ha un bel bundle con gli adesivi per il grip, il mouse è molto molto veloce, per giocare è veramente valido, e la forma è quella che per gli amanti è insostituibile, da come alcuni mi dicono. Non ha un costo eccessivo e secondo me merita ogni soldo spesso. Ho fatto una buona sezione di in-game, io che non sono assolutamente un pro, anzi lo esclusivamente ormai solo per testare i mouse, per cui faccio tipo 2 partite, se va bene, ogni mouse, faccio gioco una volta ogni 2 mesi praticamente. Per cui devo dire che mi sono trovato davvero bene. Io mi sento di consigliarlo perché merita la spesa, e poi insomma si esce
dalle solite marche si dà un pochino di visibilità e pregio a nuove aziende che cercano di dare prodotti diversi o prodotti magari un po' più particolari, come appunto questo discorso di avere leg shape. Ormai insomma c'è il Qatar Elite di Corsair su questo livello e questo c'è poco altro così buoni, o Logitech, però sono già più particolari. Per cui vi lascio la conclusione con il mio gioco, con il mio game, e devo dire che lo consiglio davvero. Peccato che non abbia la possibilità di disattivare il motion print da software, però vabbè, al giorno d'oggi non credo che sia così fondamentale. Questo insomma, la conclusione, la recensione finisce qui e lo consiglio a un prezzo magari non pieno, perché 85 euro forse sono un po' tantini, però diciamo se si trova sui 65-70 è un bel oggetto da acquistare per il bundle e per tutto. Bene, vi saluto e vi ringrazio ancora per avermi seguito. Ciao! Che poi alla fine non è andato così male.